Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Ho letto molto ultimamente. Hai letto qualche buon libro di recente? Sì, ho appena finito un libro intitolato Il giardino segreto. È una storia molto bella. Il giardino segreto. Ho sentito parlare di quel libro. Di cosa parla? Parla di una giovane ragazza di nome Mary Lennox. All'inizio è molto solitaria e scortese. Dopo la morte dei genitori, va a vivere con suo zio in una grande casa in campagna. Sembra triste. Perché va a casa dello zio? Mary va a casa dello zio perché in India, dove è nata, non c'è nessuno che si prenda cura di lei. Suo zio è molto ricco ma anche molto solo. La casa è grande e buia e Mary si sente molto sola lì. Capisco. Cosa succede dopo nella storia? Un giorno, Mary trova una porta nascosta nel giardino della casa. Il giardino è molto bello ma anche molto selvaggio, perché nessuno se ne è preso cura per molti anni. Mary decide di entrare nel giardino e inizia a esplorarlo. Sembra emozionante. Incontra qualcuno nel giardino? Sì, incontra un ragazzo di nome Deacon, che è molto amichevole e ama la natura. Lui l'aiuta a prendersi cura del giardino. Piantano fiori, annaffiano le piante e rendono di nuovo bello il giardino. Che bello! Mi piacciono le storie di amicizia e natura. Mary cambia nella storia? Sì, cambia. All'inizio del libro, Mary è molto egoista e triste. Ma mentre lavora nel giardino e fa nuove amicizie, diventa felice e gentile. Il giardino la aiuta a crescere e a cambiare. Mi piace questa idea. È come se il giardino fosse un luogo magico che rende le persone migliori. Esattamente. Il giardino è molto speciale. Dimostra che con amore e cura, anche i luoghi più selvaggi possono diventare belli. Mary incontra anche suo cugino Colin nella storia. Colin è molto malato e non è mai uscito. È triste e spaventato. Questo è molto triste. Come aiuta Mary Colin? Mary porta Colin nel giardino. All'inizio è molto debole e spaventato, ma con l'aiuto di Mary e la magia del giardino, inizia a sentirsi meglio. Impara a camminare e addirittura corre nel giardino. Il giardino gli dà speranza e forza. Questo è un bellissimo momento della storia. Adoro i finali felici. Sì, il finale è molto felice. Il giardino diventa un luogo di gioia per Mary, Colin e Deacon. Tutti cambiano in meglio grazie al loro tempo trascorso nel giardino. Ora voglio leggere Il giardino segreto. Dove posso trovarlo? Puoi trovarlo in molte librerie o online. È un libro classico, quindi è molto popolare. Puoi anche trovarlo in biblioteca. Grazie Ben. Lo cercherò questo fine settimana. Mi piacciono i libri che sono semplici ma hanno un significato profondo. Il giardino segreto sembra perfetto per me. Penso che ti piacerà davvero. Il linguaggio è facile da capire e la storia è molto toccante. Insegna a noi sull'amicizia, la natura e il potere dell'amore. Sono d'accordo. Adoro le storie che mi fanno stare bene e darmi speranza. Ho anche letto recentemente un libro intitolato La tela di Carlotta. Parla di un maiale di nome Wilbur e di un ragno di nome Charlotte. Ho sentito parlare della tela di Carlotta. So che è un libro per bambini, ma è molto dolce. Sì, lo è, proprio come Il giardino segreto, insegna lezioni importanti sull'amicizia e la gentilezza.
È vero, molti buoni libri per bambini hanno anche messaggi per gli adulti. Ci ricordano di essere buoni e di prenderci cura degli altri. Credo che leggere libri ci renda persone migliori. I libri possono mostrarci nuove idee e aiutarci a capire i nostri sentimenti. Sono completamente d'accordo. Leggo ogni giorno perché mi rende felice e mi dà nuove idee. A volte leggo anche 2 o 3 libri contemporaneamente. Wow, è tanto leggere. Hai un libro preferito? Sì, il mio libro preferito è Il Piccolo Principe. È una storia breve su un giovane principe che viaggia in diversi pianeti. È molto semplice ma molto profonda. L'ho letto molte volte. Anche a me piace Il piccolo principe. Mi piace il modo in cui parla dell'amore, dell'amicizia e di vedere il mondo con occhi freschi. Esattamente. Ogni volta che lo leggo, trovo qualcosa di nuovo che mi fa riflettere. Mi piacciono anche le favole. Sono brevi e magiche, hanno sempre un finale felice. Le favole sono meravigliose. Ci permettono di volare con l'immaginazione e ci ricordano che le cose belle possono accadere. Leggi libri solo in inglese o leggi anche in altre lingue? Principalmente leggo in inglese, ma a volte leggo un po' in francese o spagnolo. Mi piace imparare nuove parole e praticare lingue diverse. È fantastico. Leggere in diverse lingue ci aiuta a imparare e a capire di più sul mondo. Sì, e rende la lettura ancora più divertente. A volte leggo libri bilingue che mostrano l'inglese e un'altra lingua affiancati. Ho visto quei libri. Sono molto utili per imparare nuove parole. Mi piace anche scrivere brevi appunti sui libri che leggo. Mi aiuta a ricordare le storie e le mie parti preferite. È una buona idea. A volte tengo un diario di lettura in cui scrivo i miei pensieri su ciascun libro. Scrivere di un libro rende l'esperienza di lettura ancora più ricca. È come avere una conversazione con l'autore. Anche io la penso così. Ogni libro è una nuova avventura e ogni autore ha una voce unica. Parlando di avventure, leggi mai storie di avventura? Sì, adoro le storie di avventura. Sono emozionanti e mi fanno immaginare nuovi mondi. Recentemente ho letto un libro su una giovane ragazza che viaggia su un'isola magica. È stato molto avvincente. Sembra interessante. Mi piacciono i libri di avventura perché sono pieni di sorprese e ci insegnano il coraggio. Esattamente. Le storie di avventura ci mostrano che è bello provare cose nuove e affrontare le nostre paure. Credo che ogni libro che leggiamo ci aiuti a crescere. Ci danno idee diverse e ci aiutano a capire meglio noi stessi. Sono d'accordo. Leggere è come un viaggio. Ogni libro ci porta in un nuovo posto nella nostra mente. Hai un posto preferito dove leggere? Sì, mi piace leggere nel parco. Mi siedo sotto un albero e godo dell'aria fresca e del canto degli uccelli. È molto tranquillo. Suona meraviglioso. A me piace leggere a casa nella mia poltrona comoda o a volte in un caffè tranquillo. Leggere in un posto silenzioso rende la storia ancora più piacevole. Mi piace anche leggere la sera con una tazza di tè. Anche a me piace leggere in quel momento. La sera è calma e la luce è soffusa. È il momento perfetto per perdere me stesso in un buon libro. Ho in programma di visitare la biblioteca questo fine settimana. Voglio prendere in prestito Il giardino segreto e magari qualche altro libro. È un'ottima idea. La biblioteca ha sempre molti libri interessanti. Puoi anche chiedere al bibliotecario per consigli. Lo farò. Adoro scoprire nuovi libri.
A volte partecipo anche a un gruppo di lettura in biblioteca. Parliamo dei nostri libri preferiti e condividiamo i nostri pensieri. Suona molto bello. Anche io vorrei unirmi a un gruppo di lettura un giorno. È divertente discutere di un libro con altre persone. Ti offre nuove idee e ti fa vedere la storia da diverse angolazioni. Sì, e ti aiuta a capire meglio il libro. Imparo sempre qualcosa di nuovo quando sento le opinioni degli altri. La penso allo stesso modo. Ogni conversazione su un libro è come una nuova avventura nella comprensione. Sono così felice di aver parlato delle nostre esperienze di lettura oggi. Mi rende ancora più entusiasta di leggere altri libri. Anche io, Alice. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri con me. Ho davvero apprezzato la nostra conversazione. Grazie, Ben. Mi piace sempre parlare con te. Non vedo l'ora di leggere Il giardino segreto e magari discuterne con te più tardi. Mi piacerebbe molto. Pianifichiamo di incontrarci di nuovo dopo che avrai letto il libro. Possiamo condividere le nostre parti preferite e parlare di come ci ha fatto sentire. È un ottimo piano. Lo leggerò questo fine settimana e tornerò a raccontarti tutto. Non vedo l'ora. Leggere è un hobby meraviglioso e condividere le nostre idee lo rende ancora migliore. Sì, è vero. Continuiamo a leggere ed esplorare nuove storie. Ogni libro è una chiave per un nuovo mondo. Sono d'accordo. Grazie ancora, Alice. Buona giornata e buona lettura. Grazie, Ben. Buona giornata. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la festa, ho detto ciao a tutti. Ciao è una parola usata per salutare. Giovane, giovane. Il ragazzo è molto giovane. La giovane donna legge un libro. Sono giovane e pieno di energia. Solitaria. Solitaria. La vita solitaria può essere tranquilla. Mi piace passeggiare in una zona solitaria. A volte la solitaria è necessaria per riflettere. Scortese. Scortese. È scortese non salutare gli altri. La sua risposta è stata molto scortese. Non essere scortese con i tuoi amici. Grande. Grande. La pizza è grande. Ho una grande idea. La casa è molto grande. Natura. Natura. La natura è sorprendente. Amo passeggiare nella natura. Studiamo la bellezza della natura. Emozionante. Emozionante. Il film era davvero emozionante. Ho avuto un'esperienza emozionante al concerto. La vittoria è stata emozionante per tutti noi. Amicizia. Amicizia. L'amicizia è molto importante nella vita. La nostra amicizia è cresciuta nel tempo. Ho trovato un'amicizia sincera e duratura. Gentile. Gentile. Il ragazzo è molto gentile. La signora ha un cuore gentile. Essere gentile è importante nella vita. Magico. Magico. La notte era magico. Ho visto un magico spettacolo di luci. Il libro racconta una storia magico. Speranza. Speranza.
La speranza è importante nella vita. Ho sempre speranza per un futuro migliore. La speranza può aiutare a superare le difficoltà. Forza. Forza. Forza, siamo in ritardo. Dobbiamo avere forza per vincere. La forza del vento è incredibile. Avventura. Avventura. L'avventura inizia al mattino. Abbiamo vissuto un'avventura indimenticabile. L'avventura ci ha portato in posti nuovi. Comprensione. Comprensione. La comprensione è importante nello studio. Ho bisogno di più comprensione del testo. La tua comprensione mi aiuta molto. Profonda. Profonda. La piscina è molto profonda. La sua voce è profonda e calma. Hanno una profonda connessione tra di loro. Imparare. Imparare. Voglio imparare a parlare italiano. Imparare è un processo continuo. È importante imparare dai propri errori. Esplorare. Esplorare. Mi piace esplorare la natura. Dobbiamo esplorare nuove idee. Loro vogliono esplorare il mondo. Sorprese. Sorprese. La festa è piena di sorprese. Mi piacciono le sorprese piacevoli. Ho una sorpresa per te. Tranquillo. Tranquillo. La musica è molto tranquillo. Dopo una lunga giornata, mi piace stare tranquillo. Il lago era tranquillo e sereno. Interessante. Interessante. Questo libro è molto interessante. Ho trovato un documentario interessante. La tua idea è davvero interessante. Quale libro ha appena finito di leggere Ben? Perché Mary va a vivere con suo zio? Cosa significa la parola solitario? Qual è il significato della parola esplorare? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.